Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. Prima puntata. Genesi del Risorgimento. La sera del 19 settembre 1870, il Papa Pio IX, ormai quasi 79enne, si era recato alla Scala Santa, presso la Basilica di San Giovanni Laterano, e aveva risalito in ginocchio tutti i 28 gradini. Sapeva benissimo che solo un intervento divino avrebbe potuto impedire la fine del suo regno millenario. La città era circondata da decine di migliaia di soldati dell'esercito italiano, equipaggiati con un centinaio di cannoni. L'ultimo atto del Risorgimento stava per compiersi e sul vecchio mondo stava per calare il sipario. Roma sarebbe stata la capitale di un giovane e grande stato. Si profilava un nuovo inizio, gravido di speranze. Ma com'era stato possibile un simile risultato? Fu Vittorio Alfieri, nel Misogallo, a parlare per primo di Risorgimento, nel senso in cui lo intendiamo oggi, quando descrisse l'Italia come inerme, divisa, avvilita, non libera, impotente. Il termine, a partire dagli anni '20 del secolo XIX, iniziò a penetrare direttamente nella lingua del tempo, poiché rievocava un senso di sacralità e collegava, più o meno coscientemente, la resurrezione della nazione a quella promessa dalla religione cattolica, condivisa dalla quasi totalità degli italiani di allora. Secondo i patrioti del tempo, anche la nazione italiana, come Lazzaro di Betania, sarebbe fulgidamente risorta. Parlare di Risorgimento, tuttavia, non sembra adeguato a descrivere la vicenda dell'unificazione, poiché per risorgere bisogna essere già esistiti. La nazione italiana era infatti un'autentica novità. Anche il nome Italia, come tutto ciò che appartiene al nostro mondo caduco, ha una sua origine, sulla quale gli studiosi sono tuttora discordi. I greci dell'età arcaica chiamavano Esperia o Enotria la penisola italiana. Secondo una tesi antica, a cui si sono ricollegati anche gli autori risorgimentali, come ad esempio Vincenzo Gioberti, il nome Italia deriverebbe dal greco Italos, che significa toro. I greci chiamavano Italioi i Vituli, un popolo che abitava nell'attuale Calabria e che adorava il simulacro di un vitello. Il nome indicava dunque gli abitanti della terra dei vitelli. Secondo un'altra ipotesi deriverebbe da Aitale, l'antico nome greco dell'isola d'Elba. Aitale significa fumosa e avrebbe indicato l'esistenza di fornaci per la fusione dei metalli. Agli albori della letteratura italiana troviamo di rado la parola italiani. Dante, nella commedia, parla qualche volta di Italia, ma mai di italiani. Il Boccaccio, nel Decameron, narra di alcuni mercanti italiani che si incontrano a Parigi. Questo suggerisce che se gli italiani erano divisi in patria, dove nessuno si definiva italiano, all'estero tendevano a scoprire un tenue fondo comune di appartenenza. Agli inizi del Cinquecento Machiavelli fu il primo a lamentare la divisione e la debolezza politica dell'Italia. Per evitare che la penisola cadesse preda della brama di conquista dello straniero, egli invocava un principe capace di unificare politicamente la penisola. Nel periodo illuminista, lo storico napoletano Pietro Giannone vide nel Papa un formidabile ostacolo sulle vie del cambiamento e denunciò quella che considerava un'eccessiva ingerenza della Chiesa nella politica. E Antonio Genovesi, professore di economia politica a Napoli, riconobbe nella frammentazione politica un ostacolo al progresso economico italiano. L'idea di unificare l'Italia però non venne in mente a nessun illuminista. Un'influenza decisiva sulla nascita dell'idea di unità la ebbero le occupazioni napoleoniche. L'arrivo dei francesi in Italia aveva aperto le porte a nuove idee, l'uguaglianza tra gli uomini, la libertà di pensiero, la partecipazione al dibattito politico e alla vita pubblica. Fu Napoleone a distruggere ciò che restava del sistema feudale e a portare in Italia lo spirito della rivoluzione francese. Egli creò prima una repubblica italiana e poi un regno dell'Italia settentrionale,
che in seguito avrebbe funzionato da esempio per i progetti cavouriani di allargamento del Regno di Sardegna. Napoleone, inoltre, all'apogeo del suo dominio, decretò la fine del potere temporale dei papi e cancellò lo Stato della Chiesa, creando un precedente che avrebbe agevolato l'occupazione di Roma del 1870. Quando durante la Rivoluzione francese venne affrontato il problema della sovranità, nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, si affermò solennemente che essa non risiedeva più nel re, ma in un soggetto collettivo superiore agli individui, la nazione, appunto. Da allora il termine entrò prepotentemente nel vocabolario politico europeo. In Germania, più tardi, il concetto di nazione tedesca divenne il collante di una diffusa reazione all'occupazione francese. Fu il filosofo Johann Fichte, nei discorsi alla nazione tedesca del 1808, a indicare nella lingua, nel sangue, nella cultura, il nucleo fondante di una nazione. Più tardi, dopo il congresso di Vienna e la Restaurazione, anche in Italia iniziarono a serpeggiare idee analoghe. Manzoni, nell'Ode Marzo 1821, immaginava la nazione italiana come una d'arme di lingua d'altare, di memoria di sangue e di cor. Negli anni successivi al crollo del sistema napoleonico, iniziò a diffondersi tra le classi più colte, tra gli studenti e l'alta borghesia delle città italiane, una crescente nostalgia per le idee osteggiate dalla Restaurazione. Comparve un desiderio di libertà e di indipendenza che, nell'atmosfera romantica del tempo, si concretizzò nel sogno di una rinascita nazionale. In Italia furono i letterati a concepire e diffondere il progetto dell'unità. Essi guardavano alla plurisecolare tradizione del volgare italiano come prova inequivocabile dell'esistenza della nazione italiana. In realtà, solo una parte minima degli abitanti della penisola parlava regolarmente l'italiano, tra il 2,5%, secondo De Mauro, e il 9,5%, secondo Castellani. Quasi l'80% delle persone era analfabeta e capiva solo il dialetto locale. Il cattolicesimo, più che stringere assieme gli italiani, tendeva a considerarli come parte di una comunità sovranazionale. La stessa storia degli stati preunitari era stata segnata più da scontri e rivalità che da gesti di fraternità e collaborazione. Gli italiani, infine, non costituivano affatto un'etnia distinta per i tratti fisici e psicologici, essendo il risultato della fusione di popoli differenti. Il progetto di costruire una nazione si scontrava quindi con ostacoli apparentemente insormontabili, eppure, anche se in modi imprevedibili e rocamboleschi, sarebbe stato realizzato. Come è stato evidenziato dallo storico Alberto Mario Banti, per propagandare l'idea della nazione occorreva parlare al cuore e al ventre della gente, usare un linguaggio che tutti potessero intendere. Solo così si potevano accendere le passioni necessarie ad avviare un azzardato piano di unificazione politica della penisola. Emerse dunque una letteratura patriottica che, attraverso poesie, saggi storici, romanzi, melodrammi e dipinti, si propose di raccontare urbi e torbi il mito della nazione italiana. In queste opere, afferma ancora Alberto Mario Banti, la patria è madre, tutti i suoi figli e figlie sono fratelli e sorelle, i leader sono padri della patria. Furono i romanzi storici di Scott e le opere di autori come Byron o Hugo che appassionavano i lettori di allora a fornire il modello che venne adottato da scrittori come Manzoni, Guerrazzi, D'Azeglio e altri al fine di far sbocciare nei lettori una coscienza storica e un'ambizione nazionalista. Questi autori aggiravano la censura ambientando i loro racconti in epoche lontane e facevano ricorso a frequenti metafore il cui significato sfuggiva ai rozzi poliziotti austriaci addetti alla censura. Nei loro racconti emergono regolarmente la figura dell'eroe, del traditore, della ragazza virtuosa e onesta che i cattivi violentano o cercano di violentare, come Ginevra nel romanzo Ettore Fieramosca o La disfida di Barletta di D'Azeglio, oppure Lucia nei I promessi sposi di Manzoni. E ancora il Banti a sottolineare questo aspetto. Egli scrive: le eroine nazionali sono presentate come pure e caste, e spesso si dice anche esplicitamente che la loro virtù le fa somigliare a delle sante, se non addirittura a Maria Vergine. Per suscitare l'odio verso lo straniero occupante, occorreva dipingerlo come un repellente criminale.
La tradizione cattolica, così ben radicata in Italia, fu dunque ampiamente utilizzata dalla pedagogia nazionalista come una grande fonte a cui attingere a piene mani per costruire una mistica della patria. Il sacrificio degli eroi avrebbe liberato tutti gli italiani come quello di Cristo l'intera umanità. Non stupisce quindi che Garibaldi fosse raffigurato con le sembianze di Gesù e che Mazzini amasse definire la propaganda delle idee risorgimentali un'opera di apostolato. Solo la diffusione di un'autentica fede religiosa, di un senso sacrale della patria, poteva spingere migliaia di giovani a mettere a rischio la propria vita per un progetto che, agli occhi di qualsiasi persona, con un po' di senno, sarebbe apparso molto improbabile, per non dire pazzesco.